Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questo cappello donna con le treccine rialzate. È un cappello semplicissimo da fare, è un pochino più lunghetto perché ha questa di quelli che si usano ultimamente, che sono un pochino più lunghetti di dietro, però ha la vestibilità anche con un cappello semplice, facendo appunto un risvoltino nella parte inferiore del bordo. È un'ottima idea regalo o per farvi voi stesso un regalo, e si fa con pochissima lana. Parliamo comunque di un 50-60 grammi di lana, quindi un'ottima idea anche per smaltire un po' di lana che abbiamo magari in eccesso. Prima di presentarvi i materiali e di metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Ultimamente sono anche su TikTok e quindi vi inviterei a seguirmi anche lì. Prima di iniziare vi volevo fare i miei più sinceri auguri di un buon anno, che sia veramente ricco di felicità e serenità, e vi volevo con questa occasione ringraziare per l'anno che abbiamo trascorso, per il supporto che date al mio canale, per i messaggi che mi inviate, per i like e diciamo per tutto quello che fate per il mio canale e per me, quindi per le mie pagine. Quindi vi ringrazio ancora e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò il chuck della Tessiland di colore bianco. Lo lavorerò con uncinetto numero 3,5 e poi avrò bisogno il metro centimetro per prendere le misure. Iniziamo la lavorazione facendo un cappietto iniziale che non conteremo, quindi stringiamo e ci lavoriamo 9 catenelle, 3 4 5 6 7 8 e 9. Facciamo una catenella aggiuntiva e ritorniamo indietro facendo 9 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni catenella. 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Una catenella, voltiamo il lavoro e ora iniziamo a lavorare la costina dietro, quindi la costina posteriore del lavoro. Quindi entriamo nella costina e lavoriamo la maglia bassa, entriamo nella costina dietro del lavoro e facciamo una maglia bassa, quindi dobbiamo lavorare una maglia bassa nella costina posteriore per ogni punto, quindi per ogni punto basso che abbiamo sottostante. Quindi in tutto devono essere 9 maglie basse lavorate in costa dietro. Arrivati qui all'ultimo punto, non prendiamo la costina ma prendiamo tutte e due le costine, così. Quindi l'ultimo punto lo faremo a punto pieno, quindi così. Ci rialziamo sempre con una catenella,
cominciamo a lavorare dalla primissima maglia che abbiamo a disposizione, sempre prendendo la costina dietro. Quindi l'inizio sarà sempre prendendo la costina dietro, la fine prendendo tutte e due le costine del punto finale. Quindi questo è per avere un contorno più compatto. Quindi questo ci dobbiamo rialzare fino a quando raggiungeremo la misura desiderata. Quindi questo è tutto il contorno del nostro cappello. Io mi rialzerò calcolando 55 centimetri di circonferenza, quindi in lunghezza, arriverò circa 12-13 centimetri in meno. Poi è in base il filato, in base all'estensione del filato, poi ci regoleremo di conseguenza. Quindi ci lavoriamo comunque circa 43 centimetri di questo bordino fatto sempre lavorato in maglie basse in costa dietro, e ci rivedremo quando saremo arrivati alla misura. Ho lavorato per 44 centimetri totali a fronte di 55 centimetri di circonferenza, perché è molto flessibile la lavorazione. Voi, in base alla lana che utilizzate e l'estensione che potete arrivare con la vostra lavorazione, vi regolerete. Potete fare qualche centimetro in più o qualche centimetro in meno. Io già sono arrivata alla larghezza, quindi posso chiudere la lavorazione. Quindi riprendo il cappietto che è da questa parte, entro con l'uncinetto nel primissimo punto che ho dalla parte opposta, entro nel cappietto e faccio la mia prima maglia, facendolo passare dal cappietto e dal primo punto. Dopodiché entro nel secondo e faccio una maglia bassissima, quindi faccio una cucitura delle due parti con maglie bassissime, mettendola allineate e prendendo un punto da una parte e un punto dall'altro. Fino ad arrivare alla parte opposta, e quindi cucire tutti i lati in modo omogeneo, prendendo tutti i punti che abbiamo a disposizione. Questo è quello che poi ne verrà fuori la nostra cucitura. Arrivati qui ci agganciamo sempre con maglia bassissima al primissimo punto, voltiamo il lavoro nella parte dritta e qui iniziamo la nostra lavorazione. Ci rialziamo con una catenella, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa e una catenella. Questo ci sostituisce la prima maglia alta. Ora filo sull'uncinetto e dobbiamo lavorare in ogni riga, quindi nella riga vuota, diciamo, chiamiamola vuota, in questa, e nella riga rialzata, in quella vuota e in quella rialzata, quindi un punto alto per ogni riga. L'unica cosa che dobbiamo tenere presente alla fine, oppure cominciamo da ora a contare, che il motivo che poi andremo a lavorare nel cappello è multiplo di 4. Quindi la prima maglia alta l'abbiamo fatta, entriamo nello spazio successivo e facciamo un'altra maglia alta e contiamo qui
dove è rialzato un'altra maglia alta e li contiamo a 4 a 4. Quindi per ora in questo minuto io ne ho fatti 4, quindi 4 maglie alte. Ricomincio e conto. Al momento verso la fine ci rendiamo un po' conto delle maglie che abbiamo e possiamo o aggiungerne qualcuna o toglierne qualcuna, quindi per avere il multiplo giusto. Quindi io vi consiglio mano a mano che andate avanti di contare a 4 a 4 le maglie, quindi io ne ho appena fatte altre 4, così avrete il multiplo esatto del punto che poi andremo a lavorare. Quindi continuiamo così fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui alla fine io ho contato a 4 a 4, quindi faccio 1, 2, 3 e 4. Casualmente mi sono combaciati tutti i punti. Mi chiudo nella catenella iniziale. Se voi vi ricordate abbiamo fatto maglia bassa e catenella con maglia bassissima e ho fatto un giro completo di maglie alte multipli di 4, quindi sono andata avanti a 4 a 4. Arrivati qui iniziamo ora la nostra lavorazione. Arrivati qui prendiamo come punto, scusate, di riferimento questa maglia alta che abbiamo di sotto, quindi faccio una catenella, prendo l'uncinetto ed entro, prendo la maglia in rilievo dalla parte dietro, quindi entro dalla parte dietro, tiro il filo, maglia bassa, catenella. Quindi questa è la mia prima maglia alta in rilievo dietro, filo sull'uncinetto, entro sempre dalla parte dietro, quindi da questa parte qua, prendendo la maglia successiva, quindi entro, prendo la maglia così, la esco dalla parte sempre dietro e faccio la maglia alta, sempre il rilievo dietro. Nella maglia seguente faccio la stessa cosa, entro dalla parte dietro, mi prendo la maglia e faccio la maglia alta, quindi ne abbiamo fatte 1, 2, 3 e ne andiamo a fare un'altra, quindi entro da dietro, mi prendo la maglia, passo il filo ed eseguo la maglia alta, quindi 4 maglie alte prendendo il rilievo dalla parte dietro, quindi la maglia dietro. Filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, quindi salto 2 maglie, entro in rilievo davanti, quindi passando con l'uncinetto nella parte davanti, prendo il filo e faccio una maglia alta, vado nel punto successivo e rifaccio la stessa cosa, faccio una maglia alta in rilievo davanti, filo sull'uncinetto, qui ho le 2 maglie che ho saltato, entro nella prima maglia sempre in rilievo davanti, prendo il filo, lo tiro un pochino e mi faccio la maglia alta e ora entro nella seconda maglia sempre che ho saltato, così prendo il filo, maglia alta, quindi questo è quello che abbiamo fatto, le 4 maglie in rilievo dietro,
quindi presa la maglia dalla parte dietro, e saltiamo 2 maglie, ci lavoriamo la terza e la quarta presa in rilievo davanti, e dopo ritorniamo alla prima e dopo alla seconda, sempre lavorate in rilievo davanti. Continuiamo andando nella maglia successiva non lavorata, questa. Entriamo dalla parte dietro e ce la lavoriamo in rilievo dietro. Quindi ci lavoriamo 4 maglie alte in rilievo dietro. Quindi le prendiamo da dietro e ci lavoriamo le 4 maglie alte. 3, andiamo nell'altra, la prendiamo sempre lì in rilievo dietro, 4. Continuiamo calcolando 1, 2, saltiamo 2 maglie, andiamo nella terza maglia e prendiamo il rilievo davanti, quindi maglia alta, andiamo nella maglia successiva, rilievo davanti, quindi il punto, comunque il motivo si svilupperà tutto così come abbiamo fatto. Facciamo un motivo di 4 maglie alte prese in rilievo dietro e poi ci lavoriamo il punto treccia, che sarebbero, saltiamo, lavoriamo la terza e la quarta maglia, torniamo alla prima sempre presi il rilievo davanti e ci facciamo la maglia alta, torniamo alla seconda, sempre quella che abbiamo saltato, che è questa, e la prendiamo in rilievo davanti, e abbiamo fatto un altro punto della treccia. E continuiamo con le nostre successive 4 maglie prese dalla parte dietro, quindi entrando con l'uncinetto nella parte dietro e poi facendo sempre il punto treccia prese il rilievo davanti, fino ad arrivare alla fine del giro. Così. Arrivati qui alla fine abbiamo le ultime 4 maglie alte, quindi ci lavoriamo il motivo, ne saltiamo 2, ci lavoriamo terza e quarta, ritorniamo alla prima saltata sempre in rilievo, ci lavoriamo la prima e poi ci lavoriamo la seconda, sempre quella che abbiamo saltato, quindi questa, e abbiamo terminato questo giro. Qui abbiamo la prima maglia che abbiamo appunto lavorato dietro, in costa dietro, ci agganciamo alla catenella con maglia bassissima e quindi sono venuti i nostri motivi alternati con 4 maglie in rilievo dietro. Qui ci rialziamo con una catenella, entriamo con l'uncinetto dalla parte dietro della maglia, sempre tiriamo il filo, lo facciamo passare il nostro filo e facciamo una catenella. Questa è la nostra prima maglia alta e ci lavoriamo le maglie alte sempre prese in rilievo dietro. Quindi la prima l'abbiamo fatta, questa è la seconda, questa è la terza e questa è la quarta, fino ad arrivare al motivo, al primo motivo. Arrivati al nostro motivo, il primo motivo, noi ci ritroviamo con 2 maglie lavorate visibilmente
e 2 maglie che sono al di sotto, come vedete. Quindi filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia che c'è al di sotto, la prendiamo in rilievo e facciamo la prima maglia alta. Entriamo nella seconda maglia sempre al di sotto, quindi ve ne accorgete bene spostando la lavorazione che c'è davanti, e prendete la maglia che c'è dietro, così la prendete sempre in rilievo davanti, facciamo passare il filo e facciamo la maglia alta. Dopodiché prendiamo la prima che ci ritroviamo davanti, lavorata in rilievo davanti, e ci facciamo la maglia alta, e poi prendiamo l'altra. Quindi abbiamo lavorato le 4 maglie in rilievo davanti, prendendo prima quelle che c'erano dietro e poi successivamente quelle che c'erano davanti. Continuiamo a lavorarci le maglie prendendo il rilievo dalla parte dietro, quindi sono 4. Ci lavoriamo le 4 maglie in rilievo dietro, 1, 2, entriamo nell'altra, 3, entriamo in quella successiva, 4, fino ad arrivare all'altro motivo. Qui facciamo esattamente la stessa cosa. Abbiamo le maglie dietro, che sono queste, da dietro si vedono meglio, e poi le 2 maglie davanti. Quindi dobbiamo lavorare le prime di tutte le 2 maglie che si trovano dietro. Prendiamo il filo sull'uncinetto, spostiamo leggermente quelle davanti e prendiamo la prima che si trova dalla parte dietro, sempre in rilievo, poi andiamo e prendiamo la seconda, quindi entriamo con l'uncinetto e ci tiriamo la seconda sempre dalla parte dietro, poi lavoriamo la prima che ci ritroviamo nella parte davanti e la seconda che ci ritroviamo dalla parte davanti. Così. Quindi ripetiamo tutta questa lavorazione per tutto il giro. Qui ci ritroviamo le maglie lavorate in rilievo dietro e le rilavoriamo nello stesso modo. Entriamo nella parte dietro e ce la lavoriamo. Stiamo lavorando la terza e la quarta. Quindi abbiamo lavorato le 4 maglie a rilievo dietro e qui si ripresenta il motivo. Prendiamo la prima dalla parte dietro e ce la lavoriamo, prendiamo la seconda. Al momento che vi ritrovate con la lavorazione, vi posso assicurare che vi verrà molto meglio capendo il sistema. Così ci lavoriamo la maglia alta,
Dopodiché prendiamo questa dalla parte davanti e quest'altra dalla parte davanti. Questo è quello che poi andiamo a fare fino alla fine del giro. Quindi facciamo sempre le 4 maglie lavorate prendendole in rilievo di dietro e queste iniziando a lavorare le 2 nascoste e poi successivamente le 2 a vista e rilievo davanti fino alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto, entriamo nel punto stesso, nel primo punto che abbiamo fatto, con maglia bassissima, una catenella, entriamo nella parte dietro del punto, tiriamo il filo avanti, facciamo passare il filo all'interno delle asoline, una catenella e ci lavoriamo le prime maglie che si presentano in rilievo dietro, quindi 2, 3 e 4. Qui ci ritroviamo con le 4 maglie alte prese in rilievo davanti del motivo e le lavoriamo così come si presentano. Quindi normalmente. Quindi questo giro ce lo lavoriamo così come si presenta, quindi in egual modo alla parte di sotto. È un giro uguale a quello precedente. Ci lavoriamo le 4 maglie a rilievo dietro e le 4 maglie a rilievo davanti. Quindi il giro successivo andremo a ripetere quello che abbiamo fatto nel primo giro. Quindi il motivo che si svilupperà nel cappello sarà dato da queste 3 righe. 2 righe saranno uguali e una riga verrà lavorata con le maglie a intreccio, mentre la parte qui delle maglie alte a rilievo dietro rimarrà invariata. Quindi ci lavoriamo tutto questo giro sempre così e ci rivedremo alla fine del giro e inizieremo insieme il prossimo giro. Arrivati qui all'ultimo punto, entriamo sempre nel punto in questione, all'interno, e ci chiudiamo con maglia bassissima, una catenella, facciamo passare l'uncinetto nella parte dietro, ci tiriamo il filo, lo facciamo passare, una catenella e qui facciamo la prima maglia alta a rilievo dietro, facciamo la seconda, la terza e la quarta. Ritorniamo al primo motivo. Qui saltiamo le prime 2 maglie come abbiamo fatto nella prima riga, se voi vi ricordate, e lavoriamo la terza maglia sempre a rilievo. Successivamente lavoriamo la quarta. Filo sull'uncinetto, riprendiamo la prima maglia che abbiamo lasciato e successivamente ci lavoriamo la seconda, che è qui. E abbiamo ricominciato a fare l'intreccio. Come vedete si definisce mano a mano la nostra treccia. Continuiamo a lavorarci le maglie alte a rilievo dietro fino a che arriviamo
al secondo motivo e rifacciamo quello che abbiamo appena fatto. Filo sull'uncinetto, ne saltiamo 2, entriamo nella terza, lavoriamo la prima maglia, nella quarta lavoriamo la seconda, filo sull'uncinetto, qui ci sono le 2 maglie, entriamo nella prima, prendiamo il filo, lo tiriamo un pochino e facciamo la maglia alta ed entriamo successivamente nella seconda maglia che abbiamo lasciato, facendo la stessa cosa, e abbiamo creato il secondo intreccio ed è qui. Continuiamo così e continuiamo fino ad raggiungere l'altezza desiderata, facendo una riga come stiamo appena facendo ora di motivo incrociato, quindi saltiamo le 2 maglie, andiamo, lavoriamo terza e quarta, riprendiamo prima e seconda, le maglie centrali restano invariate, li lavoriamo sempre a rilievo dietro, poi faremo 2 giri. Il primo giro prendiamo le prime 2 maglie che ci sono dietro e poi quelle là a rilievo davanti e le lavoriamo tutte a rilievo davanti, e il secondo giro ripetiamo il tutto come abbiamo fatto appunto il giro precedente, quindi sono un giro intrecciato, 2 giri punto su punto di quello che ci ritroviamo, un giro intrecciato e così via. Quindi saliamo facendo sempre questi tre giri, ripetendo sempre questi 3 giri, e arrivati all'altezza che poi io vi dirò quanto farò il mio, ci rivedremo per fare la chiusura del cappello. Mi sono rialzata per circa 23 centimetri. Ora, arrivata a questo punto, cominciamo a fare le diminuzioni e formare la parte sopra del cappello. Quindi riprendiamo la lavorazione, qui dove eravamo, e cominciamo a fare le nostre diminuzioni. Qui ci comportiamo come abbiamo fatto finora: una catenella, entriamo nella parte dietro del punto, prendiamo il filo, lo facciamo passare e una catenella, quindi facciamo il primo punto, prendiamo quello successivo e lo chiudiamo. I 2 seguenti prendiamo il punto sempre dalla parte dietro, lo chiudiamo a metà, quindi facciamo una maglia alta senza chiusa, riprendiamo l'altro punto, facciamo maglia alta senza chiusa e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto i primi 4 punti e li abbiamo fatti diventare 2. La stessa cosa facciamo qui. C'è da dire che io qui mi sono fermata, ho fatto la maglia intrecciata e poi ho fatto le 2 righe di maglie alte prese davanti, quindi prese il rilievo davanti, e noi a questo punto cominciamo a fare le diminuzioni. Prendiamo il primo punto, sempre il rilievo davanti, lo lavoriamo a metà, quindi senza chiudere l'ultimo giro, prendiamo il secondo, facciamo la stessa cosa, maglia alta,
facciamo passare il filo nelle prime 2 asoline. Quando abbiamo 3 asoline nell'uncinetto chiudiamo, quindi abbiamo chiuso i primi 2 punti in rilievo davanti. Continuiamo con l'altro punto sempre facendo così, quindi maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa, 3 asoline sull'uncinetto, chiudiamo insieme. Questo è quello che stiamo ottenendo. Qui, come abbiamo fatto all'inizio, prendiamo la maglia sempre dalla parte dietro, quindi il rilievo dietro, facciamo maglia alta non chiusa, rientriamo e la prendiamo sempre il rilievo dietro, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. La stessa cosa per i restanti 2 punti, sempre presi a rilievo dietro, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Quindi continuiamo queste diminuzioni diminuendo a 2 a 2. Quindi chiudiamo dalle 4 maglie qui centrali il rilievo dietro, ne dobbiamo poi ottenere 2, quindi facciamo 2 gruppetti e la stessa cosa le maglie il rilievo davanti fino alla fine del giro. Arrivati qui alla fine di queste prime diminuzioni ci chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima, ci rialziamo con una catenella, entriamo nella prima diminuzione totale, quindi andiamo a prendere quello che abbiamo qui di sotto. Se voi ci fate caso, questa è una diminuzione e questo è il primo punto, i 2 punti insieme, quindi li prendiamo insieme. Catenella, entriamo sempre nella parte di sotto e ci chiudiamo con il primo punto, quindi da 2 passiamo a un solo punto. Qui facciamo la stessa cosa, prendiamo il rilievo davanti, la prima diminuzione e non la chiudiamo, entriamo sempre in rilievo davanti, prendiamo direttamente la seconda diminuzione, il secondo gruppetto e chiudiamo insieme. Qui entriamo dalla parte dietro, prendiamo il primo gruppetto di diminuzione, maglia alta non chiusa, entriamo, prendiamo il secondo, facciamo sempre una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. E questa è l'ulteriore diminuzione che dobbiamo fare in questa parte di sopra. Dobbiamo diminuire le diminuzioni che già abbiamo, quindi qui le 2 nella riga precedente che abbiamo appena fatto dobbiamo far diminuirle, quindi maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa, e ne formeremo una. Qui la stessa cosa, entriamo dalla parte di sotto, prendiamo il primo gruppetto di diminuzione, maglia alta non chiusa, entriamo sempre nella parte dietro, maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme e ne abbiamo formato un altro. Quindi continuiamo così fino alla fine e stringiamo ulteriormente la parte superiore del nostro cappello. Arrivati qui alla fine, vi voglio far vedere bene, siamo arrivati qui proprio alla fine, ci chiudiamo con maglia bassissima, guardate come abbiamo stretto in modo naturale con le trecce che vanno a stringere il nostro cappello dalla parte sopra. Ora facciamo sempre un'ulteriore diminuzione,
quindi una catenella. In questo caso dobbiamo lavorare tutto in rilievo davanti, quindi entro nella parte davanti sempre della stessa maglia che sto facendo, quindi la prima maglia la lavoro direttamente in rilievo davanti, una catenella, e prendo la prima maglia che ho a disposizione, prendo questa centrale sempre in rilievo davanti, maglia alta a metà con la maglia centrale, quella delle lavorate in rilievo davanti, quindi le lavoro tutte in rilievo davanti, sia quelle della costina e sia quelle già in rilievo, quindi le chiudo a 2, prendendone prima una, faccio maglia alta non chiusa e poi l'altra, sempre facendo maglia alta non chiusa, e chiudiamo insieme. Quindi questo è l'ulteriore diminuzione che faremo. Lavoreremo tutte le maglie che abbiamo a disposizione chiudendola a 2 in rilievo davanti, quindi infine ad arrivare alla fine, e stringeremo ulteriormente la parte sopra. Arrivati sempre qui alla fine, abbiamo chiuso ulteriormente, ci chiudiamo con maglia bassissima, guardate un po' nella parte sopra quanto abbiamo chiuso, e facciamo un altro giro solo di diminuzione, sempre chiuse a 2 a rilievo davanti, quindi facciamo la catenella, entriamo in rilievo davanti, ci tiriamo il filo, lo facciamo passare e facciamo una catenella. Con la prima maglia lo chiudiamo direttamente. Dopodiché prendiamo la maglia successiva, facciamo maglia alta non chiusa, e la maglia seguente maglia alta non chiusa, e chiudiamo insieme. Quindi stringiamo ulteriormente la parte di sopra fin quando poi col l'ago sistemeremo il tutto. Quindi questo è proprio l'ultimo giro che faremo. Quindi prendiamo la maglia alta non chiusa, rientriamo nell'altra e facciamo sempre una maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Qui le maglie sono poche perché le abbiamo lavorate tutte, quindi abbiamo stretto in modo tale ci sono già poche maglie. Maglia alta non chiusa, prendiamo il punto successivo e facciamo sempre maglia alta non chiusa e chiudiamo insieme. Queste diminuzioni comunque ci permettono di avere un restringimento del cappellino nella parte superiore molto naturale, quindi viene molto non si arriccia in modo non naturale, perché proprio è stretto prendendo tutte le maglie. Quindi maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa, e qui siamo arrivati, chiudiamo insieme, siamo arrivati alla fine, al primo punto. Ci chiudiamo con maglia bassissima e possiamo tagliare il filo. Sistemeremo ora il tutto con un ago da lana, quindi stringeremo, anche se vi assicuro, guardate che questo è quello che mi è rimasto, quindi lo sistemeremo con l'ago da lana, quindi possiamo tagliare il filo.
prendiamo l'ago, sistemiamo, mettiamo il filo nell'ago, facciamo passare la lana, entriamo con la mano dentro il cappellino e passiamo nelle asoline esterne, quindi proprio nei punti che abbiamo appena lavorato, così. E stringiamo, facciamo passare l'ago all'interno, giriamo il cappellino dalla parte interna e qui lo possiamo fissare con dei punti nascosti interni, così possiamo tagliarlo e completare il nostro cappellino. Facciamo passare magari nella lavorazione senza che si vede dalla parte davanti, così andremo a tagliarlo. E abbiamo terminato il cappellino. Guardate dalla parte sopra come scende da unite a separate, quindi queste treccine. È venuta comunque una lavorazione pulita e diciamo perfetta. Qui abbiamo il cappellino finito. Se volete potete fare un pompon con il filo e inserirlo. Io questo lo lascerò così per com'è, quindi non lo farò per questo qui, però come punto di riferimento per fare il pompon vi do quello là del cappellino bimba che è presente sul canale, dove abbiamo fatto appunto il pompon di sopra. Il cappellino così terminato misura 25 centimetri ed è un cappellino con l'indosso un pochino leggermente a scendere dietro, quelli che si usano tantissimo negli ultimi anni. Però si può indossare anche a cappellino normale, perché nella parte di sotto si può piegare così, essendo che la lavorazione a coste che abbiamo fatto sono diciamo si può tranquillamente girare, perché non ha un dritto e un rovescio, e quindi qui otterremo un cappellino semplice e normale. Per il cappellino invece più lunghetto lo possiamo utilizzare benissimo con la costina senza voltarla. Ci è voluto veramente poco come filato. Questo è quello che mi ha avanzato del gomitolo che ho utilizzato all'inizio, quindi 100 grammi, quindi veramente quasi la metà. Con pochissimo fate un bellissimo cappello. Ha pure una lavorazione molto bella appunto a treccine, che poi con la lavorazione stessa va a salire e quindi a stringersi come se partono da sopra. Spero che vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Non avevo nel canale un cappello donna, quindi ho cercato di realizzarlo, ma sicuramente non sarà il primo. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice all'insù e mi raccomando condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Io vi ringrazio come sempre di avermi seguita
e vi do appuntamento al prossimo video.